Eccoci, abbiamo iniziato per Rebecca. Ciao Monica. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo sotto forma come se lei inscenasse una carta che è quella del mago, nel bagatto, no? E quindi la Mhm. vedo vestita proprio come quella carta lì, con queste maniche a sbuffo, con quei colori rosso, giallo, blu, con il tavolo e sul tavolo tutti quanti gli attrezzi, gli strumenti, ecco. Ti dà l'autorizzazione Rebecca? Sì. Come? Guarda con un po' di indecisione tutti questi strumenti e invece con decisione mi fa un cenno del capo a dire di sì. Vibrazione. 11 miliardi. Consapevolezza. 164. PS. 42. Vite. 1101. Cervello. 8.2. Nome del nuovo progetto che Rebecca ha dato a se stessa. Mi racconta attraverso una filastrocca. C'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. E lei gli disse: c'era una volta il re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. E così continua all'infinito. Mhm. Quindi un'altra avventura. Sì, sì, e che in un certo senso si ripete, ci si attende una svolta, un finale, sai, no? Speciale, e invece c'è un'altra ripetizione, ecco. Entità eteriche. Anche come se non ci fosse una via d'uscita, no? Si ripete, si ripete. Allora, entità eteriche mi fa vedere un Doberman, Anubi, quindi Doberman come canide, Anubi come secondo universo, un felinoide che mi si presenta sotto forma di un gatto molto affusolato, anche questo un po' con le sembianze egizie, nero. Sì. Mhm. Ehm, no, e due DL. Chiedi Monica Nubi cosa pensa di me. In qualche modo siamo connessi. Ah sì? Come? Ti piacciono le mie sembianze? Il cane? Ho, Le orecchie appuntite. ho dei dubbi su questa affermazione. Gatti tutta la vita? Perché queste orecchie ricordano un po' quelle dei gatti, no? Sai, no? Che vengono tagliate una volta, adesso non si fa più ai Doberman, no? E che fanno un po' sembrare, tra virgolette, quasi le orecchie di un gatto. Mm. Entità mentali. Mm. Questa qui me lo dice
po' in campano, mi dice pazzità. Pazzità? Sì, non so se è perché lei avrà delle connessioni con la Campania. Non lo so, comunque mi usa questa parola qui. Pazzità e bevila tutta. Va bene. E livelli e caratteristiche. Allora, pazzità vedo che al momento è a livello 2, poi mi fa vedere dei momenti in cui è stata anche a livello 5. E quindi che si declina in tutte le forme di angoscia, depressione, disperazione e simili. Ecco. L'altra invece che è bevila tutta, anche questa vedo che ha subito delle variazioni nel corso del tempo. Anche questa è arrivata a un livello 5, a volte 6, in cui bevi la tuta, nel senso 6 quando bevi una storia, quando ti raccontano qualcosa e tu la bevi, no? Ecco, quindi una sorta, se vogliamo, di ingenuità, di essere un po' creduloni, tra virgolette, no? E fa riferimento al fatto che a volte questa entità mentale l'ha spinta ad affidarsi totalmente ad altre persone, oscurando completamente la propria sua personale intuizione, che invece, se ascoltata, l'avrebbe condotta verso altre strade. Invece lei ha affidato completamente le sue scelte a questa persona. Non è stata il mago che abbiamo visto all'inizio, ma ha fatto sì che qualcuno si sostituisse a lei e prendesse delle decisioni per lei, le dicesse dove andare, cosa fare. E lei poi si sentisse fregata, illusa. Impianti. Allora, come impianto mentale c'è una piccola visiera, niente di che. Poi vedo appunto, come le ho detto, rispetto al problema di capelli, anche se vedo che questa cuffia che c'è, tipo sai la cuffia in lattice che ti mettono le parrucchiere, quando poi ti estraggono dalla cuffia bucherellata le ciocche, per farti i vari trattamenti, le No, schiariture, ma cose lo del genere. immagino. Ecco, come se lei avesse avuto per un certo periodo di tempo questo impianto eterico, questo messo da Anubi, per cui effettivamente le cadevano i capelli, no? Proprio come strappati, da questo intervento un po' brusco, con le ciocche appunto che le uscivano dai fori della cuffietta. Ora è come se vedessi questa cuffia che si sta completamente allontanando dalla testa, però è come se fosse ancora lì un po' sospesa. Poi mi fa vedere tipo il gomito destro, che ha più come un'accezione di quando hai presente che sbatti il gomito e ti arriva quella scarica odiosa tremenda che quasi Mm, si propaga mhm, per tutto il corpo, no? È mhm. come per favorire questa roba qui, per crearle un evento che dà una piccola cosa, ok? Si espande o l'evento in sé per sé, da una piccola cosa diventa una grande cosa, oppure ha una grossa risonanza su di lei. Ok, chiamiamo il signore, l'essere, vestito di arancione, che l'ha abbracciata e l'ha consolata in un momento di difficoltà, in due momenti di difficoltà, ma specialmente nel momento in cui ha saputo di aver perso il suo, credo, ex compagno. Ma a me quando lei ha detto così mi è comparso quello che noi creiamo come uomo energia, solo che lei l'ha personalizzato rendendolo anche esteticamente più gradevole. Noi l'uomo energia lo immaginiamo anche più tondeggiante, più simpatico nell'aspetto, invece per lei era già un uomo più prestante, Mm. ok? Perché
Il suo uomo energia è come se l'avesse voluto creare tipo un padre pulito, Mhm, buono, radioso, arancione quasi come il sole, sai, no? Ecco, mhm. quell'arancio giallo, a me viene un arancio giallo, diciamo così, solare, accogliente, quindi caldo. L'ha voluto creare così come un papà, però buono, positivo. Quindi non è Ed è un'entità. io non l'ho vista come un'entità, no. E infatti le ha dato poi un benessere, non con un successivo mal, cioè non le ha dato tipo un benessere transitorio e poi malessere, Mm. cioè l'ha proprio risollevata. Le ha dato quella consolazione che le ha permesso di trasformare in maniera quasi istantanea un dolore, che poi non è altro che lei, è la sua risorsa, la sua capacità. Come si chiama questo uomo energia arancione? Perché guarda, come lei si è creata Mami, che era questa sua amica spirituale, Mami Mhm. spirituale, questo si chiama Papi. Esiste in questo momento Papi o si è dissolto? È come se fosse a disposizione. mm, Chiamiamolo. mm. Ah, sì, viene con questa enormità proprio, ecco. Lo vedo con un petto molto accogliente, con una cassa toracica bella ampia, come sai, se potesse accogliere proprio fra le sue braccia, quasi in maniera proprio, sai, consolatoria e protettiva, Rebecca. Proprio sì, piuttosto muscoloso. Quanto è alto? Io lo vedo così che sfiora i 2 metri, potrebbe anche essere 2,10 m, così. Però ancora non so come dirti, nell'umano, non so, ecco, no? Non proprio è altissimissimo. Mhm. Va bene. Andiamo alla paralisi notturna avuta dopo la sessione. E lì è stato proprio l'ingresso del felinoide. Infatti lei ha proprio percepito quest'ombra nera che aveva le sembianze di un enorme gatto nero. Ha proprio dato inizio a una parte, diciamo così, della sua vita in cui ha un po' spalancato la porta alle interferenze. Ehm, perché? Perché anzitutto lei è come se avesse fatto un tradimento a se stessa, perché di fatto lei qualche piccola percezione, sospetto nell'andare lì, l'aveva avuto, ma non l'ha ascoltato. Questo non darsi ascolto ha creato come l'habitat ideale per l'infilarsi delle interferenze, delle entità. Perché lei ha deciso questa esperienza? Per comprendere che si deve dare ascolto. A se stessa. Quindi, sì, sì, sì. A dispetto dell'entità mentale, bevila tutta, a dispetto di qualsiasi entità mentale, come il felino, che ovviamente, sai, è molto astuto, mh? Quindi agisce di sottecchi, ecco così, no? Quindi è subdolo, quindi non ti fa capire subito le intenzioni. Va bene, creiamo un aereo. L'aereo viaggia nello spazio e nel tempo e va dove deve andare. Saliamo, noi seguiamo semplicemente come osservatori Rebecca, su questo aereo ci sono solo due posti, uno è per Rebecca e uno è per Papi. Andiamo in questo aereo a Napoli. Mm. Mi fa, mi fa decollare, diciamo così, in una via stretta di Napoli e mi fa vedere che c'è Pulcinella
che gira per questi vicoli. Che anno è? «1936», tipo, mi dice. Lei scende dall'aereo, è uomo o donna? Donna. Si chiama Rebecca? Giulietta. E poi che succede? Me la dà come una donna molto facoltosa, cioè tipo molto innamorata di un ladruncolo del popolo. Lo sposa? E lei è già sposata. Che succede? Cioè si vedono tipo in clandestinità, perché lei è conosciuta qui, quindi non può chiaramente mostrare di uscire con questo ragazzo, forse anche qualche anno più giovane di lei, poca roba. Va bene, lei non è mai stata a Napoli. Mm. Causa esoterica di questa connessione. Allora c'è questa vita parallela, Mhm. dove mi fa vedere che lui era un mago, nel vero senso della parola. Diciamo così, nella doppia accezione. Da un lato un po' quel mago imbroglione, Mhm. che fa dei miscugli, no? Degli intrugli, e li vende per guadagnare un po' di soldi, così, senza troppa convinzione. Pozione Da d'amore, la pozione per guarire dalla malattia, ok? quella roba lì, però dall'altro in verità dotato di una particolare sensibilità, sensitività rispetto agli animali, una sorta di telepatia verso gli animali, e anche vedo verso di lei proprio, molto spesso parlavano telepaticamente. E non ci sei più? Ci sei Sì, ancora? sì, sì, sì. Ah, ok. Poi che Avevo succede? sentito interruzione. Ehm, mm, tipo il marito viene trasferito per lavoro, lei non può più tornare. Ma questa è sempre la nobildonna. Sì. Sì, forse ecco, più che altro il marito è molto ricco e quindi lei un console, no? Una cosa importante così, una posizione così importante. Lui deve spostarsi per lavoro e quindi definitivamente, ecco. Quindi lei non può più tornare lì. Va bene. Causa esoterica di essere senza un posto che possa chiamare casa. Ma vedi, per esempio, mi aveva fatto vedere mm, eh, dunque, in questa sua entità mentale pazzità, sai quando sei quasi sradicato, no? Questa pazzia che non ti crea delle radici, non hai dei punti di riferimento stabili. mm? Sei talmente preso da un determinato stato d'animo devastante, diciamo così, da non riuscire a radicarti in un posto. Ehm, Non so se riesci a immaginarti, no? I pazzi che vagano, quindi non possono stare stabilmente in un posto, no? Mhm. Ecco, me la dà molto legata a questo, e poi è come se
lei avesse scelto di fare una vita molto intensa, densa di tante esperienze, e per fare questo necessariamente doveva toccare tanti posti, tante città. E come se ancora non avesse finito, però. Cioè lei sta abbastanza bene da un certo punto di vista lì, però ha ancora quei disagi che sono quasi necessari affinché lei di nuovo possa spostarsi. Anche solo per periodi transitori. È come se lei imparasse spostandosi, ma poi non è che siano tutti uguali, no? Lei impara spostandosi. Esiste un posto ideale per Rebecca? Adesso io non so, mi è venuto il nome Giulianova, ma non so neanche dove sia. Credo che sia Abruzzo. Comunque appunto non al nord, non so il motivo, no? Cioè la vedo più collocata in una Diglielo. fascia del centro Italia. Come se in effetti avesse esaurito abbastanza le sue esperienze al nord, visto che c'è vissuta, cioè, scusami, c'è nata, c'è vissuta anche per diversi anni, anche spostandosi, non sempre lì, come se avesse un po' esaurito e come se dal centro Italia potesse imparare altre cose. Esiste la fiamma di Rebecca? Ah, sì, di nuovo mi indica la campagna. Forse anche per questo che mi viene anche il termine controra, tipo, che è il riposino che fai dopo pranzo, no? Come se mi buttasse fuori Ora? controra, sì, Ok. che al nord non credo che si usi. Uh-huh. Non so cosa si usa, il sonnellino, il riposino dopo Uh-huh. pranzo. Mi viene questo termine qua. Va bene. Quindi esiste un posto ideale, esiste una fiamma. Sì, poi non è detto che io vedendo campagna vuol dire che lui abita in campagna, può anche essere che ha delle origini campane, ecco, però come se fossero proprio intrise in lui, ecco, non le ha dimenticate. Va bene, portale aureo. Chiamiamo Mami, un'amica spirituale che faceva praticamente le veci di una madre. Ecco, sì, le veci di una madre, però proprio di più, perché è come se non avendo quell'incombenza lì di educazione materiale, diciamo così, ha potuto come educarla spiritualmente, animicamente, perché vedo che proprio erano delle anime affini, cioè proprio delle anime gemelle. Come la vedi? Si rispecchiavano l'una negli occhi dell'altra. Va bene, adesso non so perché mi si vuole mostrare con un grembiule, però è come se fosse un grembiule multiuso, non necessariamente da cucina, ma quasi con un significato simbolico, come se fosse pronta a qualunque tipo di lavoro e di sfida che la vita richiede. Quindi va bene, io sono pronta al lavoro, sono pronta all'azione, sono pronta anche a sporcarmi, ecco. Chiamiamo suo papà. Quindi il lavoro era già stato fatto in precedenza Mhm. per il padre, mm, che non è che Chiamiamolo lo stesso. sia Vediamo se stato un è... buon esempio Mhm. d'amore. Mm. Ah, non so, è come se... Cioè, allora, effettivamente non vedo Rebecca che è più tormentata da dei ricordi, da dei flash di memoria, no? Di episodi brutti accaduti con il padre, questo non lo vedo, però è come se fosse rimasta
un alone nero verso la figura maschile e si è attratta, per esempio, nella vita diversi uomini con questo alone nero. Che nel caso del padre era questo alone nero che si realizzava nella molestia, però poi altri uomini hanno avuto questo manto, sì, lo chiamerei alone nero intorno a sé, che hanno comunque inciso negativamente sulla vita di Rebecca in altri modi, cioè sempre con la violenza, con la a volte anche ritorsione, eh, però magari non necessariamente la violenza fisica. Per esempio, l'ex suocero ha esercitato una violenza di tipo esoterica, no? Attraverso la magia. Oppure il primissimo fidanzato, quando lei era una ragazzina, una forte violenza psicologica, che poi si è tradotta in violenza poi reale, perché lei si è trovata costretta ad agire come forse non avrebbe voluto, no? E di nuovo vedo appunto lo stesso alone nero intorno a quell'ex che poi ha scelto di non vivere più. Chiamiamolo insieme a suo padre. Sono come avvolti proprio da questa cortina nera. Cioè io adesso sto vedendo il padre come avendo riavvolto il filmato, quindi non il padre all'interno del portale aureo, ok, come a ritroso di come poteva essere prima di entrare nel portale aureo. E penso la stessa cosa per quanto riguarda questo ex, perché mi risulta che anche lui fosse già nel portale aureo. Però va bene, riavvolgiamo questo nastro. Allora, lo vedo proprio come immerso nella paura, ecco, anche un po' a dispetto del lavoro che lui faceva, che implica invece coraggio, un po' codardo. Non in grado di sostenere, per esempio non è stato in grado di sostenere la relazione con Rebecca, non è stato in grado di sostenere la propria malattia. Ecco, in questo senso la codardia. C'è qualcuno che vuole lasciare un messaggio? Partiamo dalla Mami. Dolce anima come me. C'è proprio un'intesa fra queste due anime, quasi anche non dovessero parlare e possono gli occhi parlare. Proprio ci sono delle frequenze da testa a testa, e la comunicazione fra di loro, io penso che anche in vita avvenisse così, che poi veniva ulteriormente confermata dalle reciproche parole, come comunicavano verbalmente, ma proprio di base c'era questa vicinanza, questa comunione, solidarietà proprio, no? Istintiva, immediata. Messaggio del padre. Ecco, qua mi fa vedere di nuovo che si sposta nel tempo, nell'aver già preso la Vic. Non rifarò mai più la scelta dell'abuso, né di subirlo, né di perpetrarlo. È solo che mi fa vedere una cosa, è come se il suo indice diventasse, non so, rosso, tipo come di attenzione, mi fa vedere tipo, riferito a Rebecca, che lei è un po' imprigionata in questo ruolo di continua vittima e che lei ce l'ha adesso con la figlia, per esempio. E che quindi è vero che lui ha scelto l'abuso, però ovviamente Rebecca ha scelto di essere vittima.
e che in un'altra forma continua ad essere vittima della figlia. Quindi sai che prima abbiamo visto come nome del progetto quella filastrocca senza fine, vero? Che si ripeteva uguale, 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 sempre lo stesso pezzo che viene ripetuto all'infinito. E quindi è come se lei perpetrasse questo ruolo qua di vittima, che una volta si declina con il padre, un'altra volta si declina con l'ex fidanzato che la induce ad abortire, un'altra volta si fida di gente che la mandano a lavorare sfruttata, eccetera. Adesso è in conflitto con la figlia, sentendo Rebecca stessa di essere la vittima. Comunque sta di fatto che c'è sempre questo schema dove lei è la vittima. Quindi si ripete questo. Sempre rewind, un messaggio da parte del suo ex. Ok, quello che si è tolto la vita. Aspetta, perché è come se mi parlasse attraverso gli organi. Non avevo fegato e mi sono ammalato ai polmoni. Avevo un grande nodo in gola. Come se mi parlasse attraverso queste parti del corpo. Come se lui avesse dato un'eccessiva importanza alla materia in generale, all'esteriorità, che può essere sia il suo ruolo lavorativo, diciamo così, sia proprio ciò che stava più fuori rispetto che alla propria interiorità. E sento tipo che ringrazia Rebecca per avergli a tratti invece fatto intravedere che esiste tutta l'interiorità, ma lui non è stato in grado di supportare questo viaggio dentro di sé che avrebbe potuto fare insieme a Rebecca. È per quello che lui l'ha malamente lasciata, ecco. Messaggio del suocero. Ecco, lui lo vedo un po' incastrato in tutti questi suoi malefici, in questo suo occultismo molto oscuro. Per ora non riesco tantissimo a vedere l'effetto della Vic su di lui. Non so, era entrato già nel portale aureo perché non so, non la vedo come. Noi li chiamiamo sempre tutti, poi quelli che entrano, non Okay. entrano, non è così facile stabilire. Non so, non Tu dici che vedo. non è entrato? Cioè, guarda, potrei anche dirti che lo vedo ancora legato, cioè io credo che lui lo facesse non di professione, questa roba, però super giù, cioè che lo faceva di frequente questo, ecco, di maledizioni, fatture, storie varie, no? Ed è come se lui sentisse ancora di avere un ruolo determinante nello svolgere questo compito. Ecco, e che dovesse ancora aleggiare lì il suo spirito per portare avanti certe fatture, certe malefici. Si è suicidato pure lui. E non se n'è andato. Quindi è ancora sulla Terra o dove? Eh sì, per me sì. E c'è questo alone nero, vedi, di cui parlavo prima, questo costante alone nero che avvolge diversi personaggi maschili che hanno fatto parte della vita di Rebecca. E questo alone nero che l'aveva contraddistinto, caratterizzato quest'uomo, continua anche dopo la sua morte ed è come se lui fosse una nuvola nera adesso, quasi. È legato a Rebecca o a cose sue, posti? No. No, perché lo vedo più nelle sue zone d'origine, perché è come se fosse più a suo agio come cultura, come possibilità di azione, tra virgolette. Va bene, tutti nel portale aureo. C'è un messaggio diretto finale di Mami?
Viaggio sempre con te e tu lo sai. Come se ci fosse la presenza costante, no? Anche proprio come appoggio, come non so, uno scambio di intesa, che quando Rebecca si sposta puoi in qualche modo contare su di lei. Non so, così mi viene. Va bene, chiudiamo il portale aureo. Ok. Come la vedi adesso? Vedo Rebecca tipo che si guarda intorno. Guarda in particolar modo delle piante ed è come se trovasse maggiore capacità di respirare guardando il colore verde, la linfa delle piante. E dice peccato che c'è così tanta umidità qua. Monica, causa esoterica dei periodi di panico-ansia. Sicuramente l'entità mentale pazzità, che in alcuni momenti schizza veramente alto e per cui le fa perdere quasi, diciamo così, il controllo, no? L'ansia raggiunge dei livelli talmente alti da essere sì, fuori controllo completamente, ecco. Che poi è ansia, a volte tristezza molto profonda, a volte proprio uno scoraggiamento che sconfina nella depressione. Va bene. Monica, il nipote, la PS del nipote, è la stessa del figlio che lei non ha mai avuto? No. Dunque, allora, il moto d'animo, la sensazione che lei ha sentito di estrema vicinanza, affinità, familiarità, nasce dal fatto che hanno avuto vite precedenti importanti, ma no, non è la PS dell'aborto avuto in giovane età, no. Esiste una PS di quell'aborto là? La risposta viene no. Ok. Chiamiamo nel cinema la figlia. Lei ha dei sensi di colpa che la portano in questa direzione, però no. Chiamiamo la figlia. Ma non so, viene tipo con delle bacchette in mano, sta facendo delle bolle di sapone. È come se non mi hai permesso di essere bambina veramente come avrei voluto. Allora gioco adesso. Ecco, la mia rabbia viene da questo, non mi hai fatto essere bambina come avrei voluto. In effetti vedo parecchia vessazione intorno sia a questa ragazza che ovviamente prima era bambina e a Rebecca, ecco, molta pressione, vessazione. Ed è come se appunto la figlia incolpasse Rebecca di questo, che gli ha un po' sottratto un'infanzia felice. Però è venuta. Sì, sì, sì. C'è qualcun Quasi altro? voler attirare l'attenzione, no? Viene con questa bolla tanto grande che fa le bolle, poi dopo si esplodono da sole e la rifà la bolla. Dunque, aspetta, dunque, come se fossero tipo delle persone che possono avere in comune con lei, non so se un progetto, un'idea, piuttosto che dei modi simili di vedere alcune cose.
ecco, un gruppetto di persone con cui lei può avere diversi tipi di scambi. Così. Va bene. E c'è la fiamma. C'è la fiamma. Sì. Nato a Napoli. Ho a che fare con Napoli, comunque sì, un forte legame con Napoli. La campagna. Mancanza di un posto te l'ho già chiesto, no? Sì. Bassa autostima, causa esoterica. Mi fa vedere proprio come il felinoide che si fa grandissimo, enorme, e la fa sentire piccina. Ed è proprio in questa differenza di dimensioni che lei appunto si sente quasi una nullità, si sente veramente troppo poco. Poca chiarezza. Lì è l'entità mentale proprio bevila tutta, che le fa dare più potere agli altri anziché ascoltare se stessa. Lei invece avrebbe più chiarezza da sé e ovviamente poi, no, di conseguenza anche dagli altri, se riuscisse a percepire i segnali che arrivano dalla sua anima. Poca determinazione. Guarda, potrei dirti sia no, ecco, il progetto di questa filastrocca che si ripete all'infinito. È come lei incastrata in un qualcosa che la frena, che la blocca, che non la fa essere determinata. E me l'ha fatto vedere anche all'inizio, quando lei ha di fronte a sé tutte le potenzialità nella carta del mago, però è indecisa, non sa cosa scegliere tra questi strumenti, perché è poco in ascolto con sé, in connessione con se stessa. Poca determinazione. Blocchi. Per esempio quello della Eh, casa di adesso. sì, dunque, Scomoda, fredda. sì, dunque adesso per esempio viene tipo a nubi, ecco, eh, che mi fa come vedere che inserisce sempre una zampa sottile in diversi luoghi in cui lei va, creandole sempre un motivo di disagio, di instabilità. E però devo dire Deviazioni. anche che c'è una sorta di componente un po' di autosabotaggio, perché allorché lei è soggetta a questo tipo di progetto di vita, no? Quindi la filastrocca infinita, e allorché lei è dentro questo ciclo qua di sentirsi sempre vittima, Mhm. è lei stessa proprio che si autosabota andando a cercarsi sempre delle abitazioni che hanno qualcosa che non va. Se vogliamo vedere le cose più profondamente, perché se poi sì, ok, diciamo a Nubi, però siccome è lei, no, la responsabile di ogni cosa. Infatti Ecco, in tutta questa storia, lei alla sua terza sessione è ancora dentro a problematiche da prima sessione. Lei prima ha detto sono stata abbastanza sfiduciata nei confronti di questo metodo, come se fosse colpa del metodo. Abbiamo quindi un grande autosabotaggio e dall'altro lato c'è Papi, mm, i due opposti. sì. Tutto questo che ho detto l'ha creato lei, anche Papi. Papi, se vuoi, è lei. Papi è l'uomo energia. È la sua massima espressione creativa in una direzione voluta e Mm. sana per la sua Infatti, crescita personale. quando poi siamo andati a Napoli, no, con l'aereo, il primo personaggio che mi ha fatto vedere è Pulcinella. E mi ha fatto proprio vedere quasi un'analogia di come è vestito Pulcinella con questo abito bianco e come io ho visto anche vestita la stessa Rebecca, no? Come l'abbiamo vista, con questa maglia un po' ampia, Mhm. bianca. Però mi fa vedere Pulcinella con la maschera nera. Quindi mi fa vedere come questa
con presenza negli opposti e non saper né vederli né decidere. In che senso? Non vede gli opposti e non. Ok, sì. Non Anzi, effettua un discernimento. magari li confonde anche, quindi Sì. la descrizione dell'uomo che l'abbraccia, che poi è Papi, è quella di un qualche cosa che le ha dato conforto, ma allo stesso tempo l'ombra del dubbio c'è, no? Anzi, Sì. sono anche io il primo a essere stupito che questa non sia il solito pleiadiano o Chaparat di turno. Io pensavo fosse un siriano, ti devo dire la verità. E invece poi, non so. Quindi qual è il senso di tutto questo? Lo chiediamo alla PS di Rebecca. Io posso davvero fare chiarezza dentro di me, fuori di me. Io posso davvero riconoscere le strade da prendere. Posso riconoscere chi mi sta davanti. Ne sono in grado e posso uscire da questo ciclo continuo di vittima carnefice. Basta, ha fatto il suo tempo tutto questo. In altre vite, Rebecca ha condizioni, situazioni simili. E in una addirittura è rimasta incastrata in una relazione, come lei effettivamente è stata, no? In una relazione molto difficile con un uomo, in una vita rimane incastrata lì, così, in eternità, con un uomo molto autoritario, violento, non esce mai di casa. In una vita è così. In un'altra vita parallela ha incontrato mai la sua fiamma? E vedo che c'è stata anche una fiamma donna quando lei era donna, non semplice, ma vedo con tanto amore, un po' a scappare eh, da una città all'altra, tutte e due insieme. E poi sicuramente con quest'uomo con questo ragazzo che abbiamo visto lì nei dintorni di Napoli, con cui lei ha avuto una storia intensa, ma poi si sono dovuti allontanare e lei è dovuta andare a abitare da un'altra parte. Ok. Cosa vuole fare? Per l'ultima volta, Rebecca. Cioè, noi oggi faremo un lavoro. Avrà un'utilità? Lei vuole dare un'utilità a questo lavoro? Sì, O il disco rotto riprende? sì, sì. Lei dice adesso vado al cluster dove mi fa vedere dei parassiti. Tipo sai quelli che infestano le piante, ma anche dei pidocchi, parassiti di vario genere, sia umani che delle piante. Andiamoci. Un mucchietto, un piccolo mucchietto di parassiti però, non so, aggrovigliati gli uni agli altri. Di tanti tipi diversi. Mhm. Tipo afidi, zecche, così, pulci. Esatto. Mm. Sì. E che ne fa? Vedo che li prende con un retino. Sceglie un retino a maglia molto molto stretta, di modo che nessuno di questi parassiti possa scappare dal retino. E poi butta Fermiamoci. via tutto. Ah, Prima di ok. buttarle, Ok. vediamoli, li veda lei al microscopio. Allora, quando tu dici li veda al microscopio, manifestano il loro aspetto non naturale. Mm.
Mm. Un loro aspetto di programma, ecco. Li vede proprio essenzialmente come quasi delle parti robotiche. Degli insettini robotici? Sì. Beh, il mio obiettivo non era questo, era una pulce al microscopio, un mostro pazzesco, pieno di Quello sì. dettagli, punte, spine. Se invece ne vede la parte robotica è anche meglio. Mm. Ok, chi ha voluto questi contratti sotto forma di parassiti qui nel suo cluster alla fine della fiera? Lei stessa. Perché li ha voluti così brutti? È come se per liberarsene definitivamente aveva bisogno di vedere una cosa davvero ripugnante. Perché li ha visti robotici e non ha visto i fogli di carta, le lapidi del cimitero, frutta marcia, ma anche cose belle, palle, sfere colorate di gelatina colorata, che più ne ha più ne tappi, piante, a volte sono piante, È un atto palline. risolutivo, mi dice. Vedendoli in questa maniera, nella loro essenza fittizia, ehm, non mi rimane che fare questo. Non ho scelta. Si svelano nella loro realtà e io posso spazzarli via davvero. Quindi li spazza via, o li Sì, tiene. no, non li Sicura? tiene assolutamente. Sicura? Ho passato degli anni con cose del genere nella mia vita e nella mia mente. Basta. Come li toglie? Nel retino in cui erano finiti, butta via tutto. Retino e quindi parassiti all'interno Perché del portafoglio. come li toglie l'ho sentito a eco. Mm. Non so, c'è Anubi che non so, scusa, ha Stava creato questo ascoltando? effetto. Vabbè, Sì. facciamo una parentesi. Visto che io voglio tanto bene ad Anubi, vado nel pianeta di Anubi, nei vari pianeti, e lascio numero infinito di Ad Eternum ovunque dove mi pare. Fatto. Dove c'è un Anubi c'è accanto un mio Ad Eternum personale. Certo non è una cosa così importante, ma la mia particolare antipatia per quel cane lì mi fa fare questo piccolo e decisivo lavoro. Vedo come una sorta di degradazione, perché vedo alcuni che si trasformano tipo in un chihuahua, altri che si trasformano in Pluto, il cane dei cartoni animati, eccetera, per poi dissolversi. Comunque perdendo, no, della loro fierezza, bellezza classica di Anubi, no? Quell'alone di mistero. Ok, cosa fa Rebecca qui nel suo cluster come creazione attiva? Allora mi fa come una specie di allora, è come se si ispirasse a una pianta, ehm, a volte appunto, gli insetti utilizzano le piante per costruirci i loro bozzoli, no, e poi c'è tutto il processo di trasformazione. E quindi è come se lei utilizzasse la pianta per creare il suo, bozzolo ad eternum in realtà, ecco. Ed è Avatar, un bianco luminoso, giallo-bianco, diciamo. Avatar. No, dico che era rimasto solo il gomito destro, dove avevo visto l'impianto, era rimasto quel gomito lì di legno. Lo toglie o lo lascia?
Ah no, lo toglie assolutamente. Qui mette una sua firma o no? Sì, è come se lanciasse dei fiori in aria e nel momento in cui li lancia, questi si agglomerano diventando un ad eternum floreale. Va bene. Con questa condizione, come vedi Rebecca in termini di entità, pianti? Sudata ma pulita. È stata una fatica, lei dice. Nuova vibrazione di Rebecca Bagatto. Dunque 185 miliardi. È costante, cioè fissa o è mobile? È mobile, sì. Consapevolezza. 196. PS. 53. Vite. Aspetta, 1002, 1007, no, 1007. Ma non ne ha tolte tante, ne ha tolte un centinaio. Mm. Ne aveva già poche, questo è vero. Mm. Cervello. 9.3.4. Va bene. Messaggio di Rebecca a se stessa, ma con diversi tagli che ti chiedo. 1. Messaggio relativo al posto in cui abitare. Basta scomodità. Io merito a pieno titolo una casa comoda, confortevole per me. Messaggio circa il posto come regione, come altitudine, come paese, Ecco, nazione. lì mi dà come veramente una specie di confronto in questo gruppo, che non riesco a capire se è un gruppo in cui si vedono faccia a faccia, oppure un gruppo virtuale al momento, in cui si scambiano delle informazioni, ognuno dice io abito qua, io abito là, ti posso ospitare un po' qui, ti posso ospitare un po' là, no? È come se la sua decisione venisse fuori o dialogare con loro, ok? Oppure dall'andare proprio a visitare un paio di questi posti in cui queste persone abitano. Messaggio finale in generale. Allora, mi fa vedere lei che dialoga con le piante, tipo, e che riceve benessere nel momento di questo dialogo, di questa anche contemplazione, ed è come se si rendesse conto che quel tipo di benessere e di dialogo lo può avere con se stessa. Come? Ehm, Quando lei si rapporta ad una pianta è come se la permeasse un senso di fiducia e di empatia-simpatia. E lei può sviluppare queste stesse sensazioni per se stessa. Quando sviluppa, diciamo così, questo luogo confortevole che lei si crea, che è fatto di queste emozioni, riesce chiaramente a sentire i messaggi della sua anima, che trova proprio una strada aperta. Ok, nel cinema che succede? Solo dice vieni a ca, qualcosa del genere. La fiamma. Mm.
Allora, la figlia vedo che ha smesso di giocare con le bacchette e le bolle e dice è tempo di pace. Il gruppo è in festa, questo gruppo non so se già esiste o se si formerà da qui a breve, è in festa, la sostiene, si complimenta. Va bene. Lei come la vedi? Come all'inizio c'è ancora il bagatto? La vedo pronta, eh, con tutte queste potenzialità davanti al suo tavolo, che però adesso è il suo proprio tavolo di casa, di cucina, che sa che può usare all'occorrenza ciascuno di questi strumenti e lo farà al meglio. Vibrazione finale. Adesso è sui 350. Molto Perfetto, confortata dal vedersi come mago, maga. perfetto. Abbiamo finito.